Ciao ragazzi, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Lab. In questo video vedremo come creare un game prop con Blender e texturizzarlo con Substance 3D Painter. I game props sono oggetti di scena utili come decorazioni dell'ambiente e anche come supporto alla storia. I game props possono essere anche oggetti con i quali i personaggi del gioco interagiscono o utilizzano. Questo è il primo game prop della serie che creeremo insieme passo passo e ho scelto un oggetto abbastanza semplice per iniziare, un barile, e ci divertiremo comunque nella fase di texturing e anche in quella di modellazione, aggiungendo qualche dettaglio anche con lo sculpting. La prima cosa da fare quando creiamo un game asset o comunque modelliamo qualcosa è ricercare le reference. Questa fase è molto importante perché ci aiuterà a comprendere bene tutti gli aspetti dell'oggetto in questione, le sue forme, di che materiale è composto, i dettagli, eccetera. Per raccogliere tutte le reference io utilizzo un programma davvero fantastico che si chiama PureRef, vi lascio il link in descrizione dove potete scaricarlo, acquistare la licenza per qualche dollaro. Quindi questa è la raccolta delle mie reference e voglio sicuramente creare qualcosa di sporco, rovinato, di usato, insomma, anche magari rifare questi dettagli, queste ammaccature qui. Ed è importante avere questa libreria visuale sia appunto proprio come riferimento e capire bene le forme eccetera, anche poi nella fase di texturing per comprendere bene tutti i dettagli di cui il materiale è composto, dove c'è il metallo, dove c'è la ruggine, dove ci sono graffi, sporco eccetera. Quindi una volta creata la nostra moodboard carichiamo un'immagine in background e iniziamo a modellare. A per selezionare tutti gli oggetti, X per cancellarli. Poi spostiamoci nella vista frontale con il tasto 1 sul tastierino numerico, Shift A, Image e inseriamo la nostra reference. Aggiustiamo un po' la reference. E qui nella scheda Object Data Properties possiamo rendere l'immagine un po' opaca e poi qui nell'outliner possiamo anche bloccarla. Ok, quindi inseriamo un cilindro, Shift A, Mesh, cilindro, qui inseriamo 64 come numero dei vertici, scaliamo, entriamo nella modalità facce, GZ, e applichiamo quindi il modificatore Subdivision Surface. Possiamo passare dalla modalità solid a wireframe più rapidamente premendo lo shortcut Shift più Z, vedete? Quindi andiamo qui nella scheda dei modificatori e aggiungiamo Subdivision Surface. Possiamo aggiungere anche Subdivision Surface in maniera più rapida con CTRL 2 e 2 ci indica il livello di suddivisioni, quindi se premo CTRL 1 sarà un livello di suddivisioni, CTRL 2 a 2 eccetera. Quindi una volta inserito il Subdivision Surface, tasto destro, Shade Smooth e inserisco un Edge Loop qui e uno qui. Anzi, teoricamente qui è meglio lavorare con un mirror, quindi inserirò un Edge Loop qui, poi butto questa parte sotto, X face, ok, e ora entrando in edit mode seleziono tutto questo edge loop con alt tasto sinistro del mouse, poi con shift S sposto il cursore alla selezione, cursor to selected, e quindi con il tasto destro del mouse gli dico set origin to 3D cursor. In questo modo posso applicare il modificatore mirror, lo sposto sopra su Z, ok, perfetto, attivo il clipping, benissimo.
Qui sopra per il momento creiamo semplicemente un inset, entriamo nella modalità facce, selezioniamo questa faccia I per fare l'inset. Adesso creiamo degli edge loop con CTRL R, uno qui, un altro qui, uno qui, uno qui e uno qui per fare questa bombatura. Quindi selezioniamo questo edge loop qui e premiamo S Shift Z per scalare sull'asse X e Y contemporaneamente, tranne che sull'asse Z. Possiamo tenere premuto Shift per andare più lentamente ed essere quindi più precisi. Quindi creiamo questa bombatura qui, questa estrusione poco, ok, poi selezioniamo questi altri due edge loop qui e scaliamoli sempre con S e più Shift e Z all'interno in questo modo. Ok, abilitiamo il subdivision surface in edit mode, quindi mettiamo un edge loop qui, CTRL R, un edge loop qui, CTRL R e anche uno qui per fare questo bordo un pochino più netto. Ok, uno di supporto qui per sempre definire un po' meglio il bordo. Quindi entriamo in edit mode e selezioniamo questa faccia, S Shift Z, e quindi rendiamo questo bordo meno spesso e estrudiamo e ok, e adesso con questa faccia selezionata creiamo un inset fino qui. Ok, e mettiamo qualche edge loop, CTRL R, scrolliamo con la rotellina del mouse, ok, mettiamo un edge loop qui e uno qui. Adesso creiamo questa bombatura che si vede qui, entriamo in edit mode, selezioniamo tutto questo loop qui e possiamo premere I subito dopo CTRL, tenere premuto CTRL e trascinare in questo modo. Questo è lo shortcut per la funzione extrude along the normals che troviamo qui, extrude se teniamo premuto, e sarebbe questa funzione qui, extrude along normals. Ok, quindi ora mettiamo un edge loop qui e possiamo creare i due tappi sopra. Mi sposto nella vista dall'alto con il tasto 7 del tastierino numerico, Shift A, Image Reference, per inserire un'immagine dall'alto, Shift Z per la vista wireframe, scalo l'immagine con S. Prima di creare questi tappi qui applico il modificatore Mirror, e possiamo applicare il modificatore o cliccando su questa freccia e quindi Apply, oppure con lo shortcut CTRL A una volta che abbiamo selezionato il modificatore che ci interessa. In questo caso il mirror, CTRL A. Devo applicare il mirror perché altrimenti i tappi verranno creati anche sotto. Quindi entro in edit mode e seleziono le facce che mi interessano, X, delete face. Ora è importante installare l'add-on Loop Tools, potete farlo qui in Edit, Preferences Add-on, cercare Loop Tools e attivarlo qui. Una volta installato, questo add-on ci permetterà di selezionare tutta quest'area e trasformarla in un cerchio. Basterà premere il tasto destro, gli strumenti dell'add-on li troviamo qui in Loop Tools e questa volta ci serve il circolo. Ok. Quindi adesso scaliamo tranne che su Z, S Shift Z per ridimensionare un po' il buco, ok. Facciamo quest'altro, selezioniamo queste facce qui, X Delete Faces, stesso procedimento, tasto destro, Loop Tools, Circle.
e scaliamo S Shift Z. Ok, voglio aggiustare un po' qui la scala. Ok, e quindi creo il tappo. Estrudiamo su Z, estrudiamo e scaliamo, estrudiamo di nuovo e poi Z, estrudiamo e scaliamo e quindi F. Ok, mettiamo un edge loop qui, CTRL R, un altro edge loop qui e uno qui. Mettiamo anche uno qui. Ok, creiamo quest'altro tappo qui, estrudi Z, quindi estrudi e poi subito dopo scala, estrudi su Z, estrudi scala e quindi F per riempire. Ok, stessa cosa qui, mettiamo un edge loop, un altro edge loop qui, uno qui e un altro edge loop di supporto qui. Ok, e i tappi li abbiamo creati, quindi ora possiamo anche buttare questa reference qui e ora possiamo divertirci un po' con lo sculpting per raggiungere dettagli e provare a ricreare anche questo tipo di ammaccature qui. È importante per ogni oggetto che creiamo considerare la distribuzione delle forme primarie, secondarie e terziarie. Questa distribuzione deve essere equilibrata in modo da creare una gerarchia visiva e quindi rendere l'oggetto più interessante e meno noioso e anche di più facile comprensione. È importante applicare questo concetto sia in fase di modellazione che di texturing. Vi lascio un link in descrizione dove Gleb Alexandrov spiega benissimo questa teoria. Prima di passare allo sculpting creiamo una copia per il low poly, quindi Shift D, premo invio, dopodiché M e qui posso creare una nuova collection. Una collection che chiamerò low poly. Ok, quindi nell'outliner vado a rinominare questo con barile low poly e questo qui, questo intanto posso nasconderlo, e questo barile high poly. Ok, lo sposto anche con M in una nuova collection chiamata high poly. Perfetto, quindi ora applico la scala con CTRL A, scala, e suddivido ulteriormente la mesh per avere una distribuzione della geometria più equa e densa. Suddividere la mesh in questo modo nella fase di sculpting è importante. Buttiamo qui il subdivision surface e vado ad applicare il multi resolution. Portiamo il livello di suddivisioni a 5, abbassiamolo qui nella viewport e entriamo in sculpt mode. E quello che voglio fare è creare questo tipo di deformazione e queste ammaccature, danneggiare un po' la superficie eccetera. Questo possiamo farlo tranquillamente in fase di texturing con Substance Painter e lavorare con la normal map, ma mi piace anche aggiungere qualcosa con lo sculpting.
Selezioniamo Elastic Deform con una dimensione del pennello abbastanza ampia e iniziamo a fare delle piccole deformazioni in questo modo qui per rendere l'oggetto un po' asimmetrico. Premendo il tasto F posso ridimensionare il pennello. Quindi dopo che abbiamo reso questo oggetto un po' asimmetrico, selezioniamo lo strumento Grab e qui facciamo queste ammaccature che vediamo in questa zona, in questo modo qui. Senza esagerare troppo, teniamo sempre a mente quel concetto delle forme primarie, secondarie e terziarie. Quindi seleziono lo strumento Clay, ridimensiono un po' il pennello e qui vado a danneggiare un po' la superficie in questo modo. Poi vedremo come fare questo tipo di effetto sulla normal map attraverso il texturing con Substance 3D Painter. Ok, il risultato mi piace e questo è il nostro Hike Poly concluso. Entriamo in Object Mode, ricordiamo qui di aumentare il numero delle suddivisioni nella viewport e quindi prima di applicare il multi resolution facciamo una copia dell'Hike Poly, quindi Shift D e muoviamola su una nuova collection di nome Hike Poly Backup. Ok, questa la possiamo spegnere e adesso selezioniamo l'Hike Poly e applichiamo il multi resolution. E ora possiamo nascondere l'Hike Poly e creare il nostro low poly. Possiamo utilizzare un paio di tecniche almeno per creare il low poly. Possiamo eliminare il modificatore Subdivision Surface dalla copia che avevamo fatto e poi andare a pulire ulteriormente la geometria, oppure creare un nuovo cilindro e quindi ricostruire sull'Hike Poly. Però queste due tecniche, visto che abbiamo deformato l'Hike Poly, richiedono l'uso del modificatore Shrink Wrap. Tuttavia questo purtroppo crea non pochi problemi su questi bordi qui. Quindi una tecnica che possiamo sicuramente utilizzare per evitare questo è quella di ridurre il numero di suddivisioni del multires e quindi pulire ulteriormente la geometria. Quindi qui possiamo portare a 1 il numero di suddivisioni e questa è la copia che avevamo fatto, che abbiamo fatto prima, poco fa. Il low poly, la copia invece che avevamo fatto un po' di tempo fa, che manteneva il subdivision surface, l'ho buttata, quindi sposterò questa, farò sempre una copia con Shift D e sposterò questa nella collection low poly. Perfetto. Spengo l'Hike Poly Backup, una copia che teniamo sempre come backup, e quindi questo qua lo rinomino low poly.
Da questa copia fatta ha riportato a 5 il livello di suddivisione, quindi basterà riportarlo a 1. Ok, e qui possiamo anche applicare il multires. Una volta applicato andiamo a pulire la geometria, quindi questo tappo qui ad esempio possiamo proprio buttarlo perché lo faremo ricostruire nella fase di baking con la normal map. Quindi seleziono tutto, X, delete vertici e vado poi a chiudere questa zona qui con F, mentre ora seleziono questo vertice qui, CTRL più per espandere la selezione e lo separo dalla mesh. Separo questa parte dalla mesh perché voglio selezionare tutta quest'area e dopo averla selezionata facciamo attenzione che sia selezionata in modo corretto e gli dico X, delete face, vado a selezionare questo edge loop qui e gli dico F. Ora riduciamo anche la geometria di questo tappo, seleziono questi edge loop, CTRL X per dissolvere, qui entro nella modalità selezione vertice, seleziono questo, CTRL più per espandere la selezione, F. Ok, perfetto, quindi ora vado a pulire ulteriormente questa geometria qui. Entro nella modalità selezione edge, dissolvo questi edge loop qui, no, questo no, e anche questo, ok, posso buttare questo qui e dopodiché seleziono, anzi no, eliminiamo questa parte qui che verrà ricostruita in fase di baking. Vado a selezionare quindi tutta questa zona per poi buttare e fare un bridge. Seleziono questo edge loop, quest'altro qui, CTRL E, bridge edge loops. Ok, metto qualche suddivisione qui con CTRL R, stessa cosa qui sotto. Allora selezioniamo questo, X facce, entro nella modalità selezione edge, seleziono questo edge loop qui e quest'altro qui sotto, quindi CTRL E, bridge edge loop, metto qualche loop cut qui, ok, perfetto. Quindi adesso seleziono tutto questo edge loop con alt tasto sinistro del mouse e devo fare una selezione alternata, quindi seleziono uno sì, uno no, seleziono quest'altro e adesso premo CTRL più SHIFT più il tasto più sul tastierino numerico. Ok, dopodiché vado qui in select loop, edge loop e dissolvo con CTRL X. Faccio questa operazione nuovamente, quindi select loop, edge loop, CTRL X. Ok, stessa cosa la facciamo qui sugli edge loop orizzontali. Ok, arriviamo qui, select edge loop, CTRL X. Ok, ancora una volta, quindi togliamo anche questo edge loop qui, togliamo questo no,
quindi la tecnica è quella di ridurre la geometria il più possibile. Quindi selezioniamo questa zona, CTRL più per espandere la selezione e dopodiché premiamo F. Ok, quindi questo è il nostro modello low poly, come vedete qui ha 1600 triangoli circa e va benissimo per un modello low poly. Spostiamoci qui nella scheda Object Data Properties, Normal, attiviamo Auto Smooth e possiamo correggere questo artefatto qui cambiando l'angolo di Auto Smooth. Ok, vediamo se ce n'è qualcun altro. Perfetto. E adesso una cosa importante da fare è aggiungere un modificatore bevel con un segmento. Questo aumenterà un pochino la nostra geometria, ma è utile fare questo per evitare artefatti su bordi netti nella fase di baking. Quindi andiamo qui nella scheda dei modificatori, aggiungiamo un bevel. Qui in shading spuntiamo hard and normals, lasciamo segment a 1 e ok. Qui forse possiamo regolare un po' il bevel, ne basta davvero poco. Ecco, da 1600 è salito a 2400 triangoli, una cifra assolutamente ragionevole. Ed ora possiamo passare alla fase di unwrapping. Aggiusto un attimo questi artefatti che si sono creati qui, semplicemente incrementando l'angolo. Ok, quindi spostiamoci nella scheda UV Editing e anzi no, prima nello shading, nella scheda nel workspace shading, e qui creiamo un nuovo materiale per il nostro low poly e lo chiamiamo matte_ barile e per il momento creiamo una texture. Qui Shift A, texture, image texture, gli diciamo nuovo a 4K e carichiamo un UV grid. Ok, quindi colleghiamo il color al base color del nodo principled e qui possiamo anche spuntare questa utile funzione di live unwrap, così tutte le modifiche che facciamo in fase di unwrapping verranno visualizzate nella 3D viewport in tempo reale. Quindi spostiamoci nel workspace UV Editing e posizioniamo le cuciture. Selezioniamo la modalità Age e quindi mettiamo una cucitura qui e poi una qui e una laterale qui. CTRL E, Mark Sim. Qui in Viewport Shading accertiamoci di aver selezionato Material Preview per vedere l'UV grid sul nostro oggetto. Ok, e adesso la prossima fase è quella del baking con Marmoset Toolbag. Prima di fare questo però dobbiamo esportare i modelli FBX, ritorniamo nella scheda Layout, ricordiamoci di attivare di nuovo il bevel e poi andare su File, Export e esportiamo l'FBX. Assicuriamoci di aver spuntato l'opzione Selected Objects, Export FBX. Quindi poi spegniamo la collection low poly, accendiamo la collection high poly, selezioniamo il nostro barile high poly, file export e andiamo ad esportare l'FBX. Barile high poly, selected object e quindi esportiamo. Scusate però, prima di esportare assicuriamoci che sia le normali dell'high poly che del low poly puntino nella giusta direzione. Per fare questo ci basterà andare qui in overlays e spuntare l'opzione show the face orientation overlay, qui face orientation. Quindi
un colore tutto blu ci indica che le normali stanno puntando nella direzione corretta, mentre un colore rosso ci starebbe ad indicare che le normali stanno puntando nella direzione sbagliata. Cioè, ad esempio, poteva capitare che questo tappo aveva le normali invertite e l'avremmo visualizzato così con questo colore rosso, quindi quello che dovevamo fare era selezionare il tappo, premere Alt N per ricalcolare le normali o direttamente flipparle in questo modo. Ok, quindi fatto questo controllo importante possiamo successivamente esportare e fare il baking con Marmoset. Quindi apriamo Marmoset. Una volta aperto Marmoset, qui clicchiamo su New Baker e importiamo i modelli FBX, i poli e low poly. Possiamo farlo da qui, File, Import Model, oppure trascinandoli direttamente qui in questa finestra. Questo è low poly, quindi il barile low poly lo spostiamo qui dentro, qui in low, trascinandolo praticamente sopra. Assicuriamoci, vedete, che sia all'interno di questa sezione low, e stessa cosa con il barile high poly, lo trasciniamo qui e lo spostiamo in high. Vedete, questo è il baker, dove all'interno c'è la cartella bake group, dove a sua volta troviamo high con il barile high poly che abbiamo posizionato all'interno e low con il barile low poly che abbiamo appunto spostato in questa parte qui. Quindi adesso selezioniamo baker e qui la prima cosa che possiamo fare è aumentare la risoluzione delle texture a 4K e di hide high poly. In questo modo l'high poly verrà nascosto. Vedete la stessa funzione che si trova qui sull'occhietto della visibilità. La risoluzione l'abbiamo impostata a 4K, aumentiamo un po' il numero di samples e cambiamo il formato da 8 bit a 16 bit. Questo è utile soprattutto per la normal map, per evitare artefatti. Quindi spuntiamo anche curvature e ambient occlusion. Dopodiché selezioniamo la destinazione, il nostro output delle mappe, possiamo creare una cartella di nome baking e qui all'interno selezioniamo il tipo di file PNG e chiamiamola bake. Utilizziamo il prefisso bake perché poi rinomina automaticamente tutte le mappe: bake normal, bake curvature, ambient occlusion, eccetera. Ok, diamo ok, selezioniamo anche questa normal object e clicchiamo su bake. Quindi concluso il bake, clicchiamo sul pulsante preview e questo è il risultato. Davvero fantastico, perfetto. Marmoset è un software per fare il baking e non solo spettacolare. Abbiamo anche la possibilità, non è questo il caso perché non ci sono problemi, artefatti evidenti, però abbiamo anche la possibilità di selezionare qui low e aggiustare la gabbia, quindi selezionare max offset, min offset e addirittura dipingere l'offset della gabbia direttamente nella 3D viewport per sistemare artefatti e quant'altro, quindi davvero spettacolare. Quindi abbiamo le mappe generate dal baking, possiamo spostarci su Substance Painter e iniziare la fase di texturing. Aperto Substance Painter, andiamo in File, New, qui in Template possiamo lasciare PBR Metallic Roughness, selezioniamo il Low Poly, barile Low Poly FBX, apriamolo, in Document Resolution impostiamo 2K, la normal map, il formato possiamo lasciarlo DirectX e qui in Import Baked Maps andiamo su Add e aggiungiamo quelle che abbiamo appena salvato qui nella cartella Baking. Le selezioniamo tutte e le apriamo. Diamo ok. Ora qui nel Texture Set Setting andiamo a caricare qui in Mesh Maps la normal map.
la workspace normal map, che è questa qui chiamata normal obj, poi l'occlusion, la curvature. Ok, a posto. Quindi adesso possiamo chiudere qui e vedete che appena mi muovo, provo a muovermi, a ruotare nella 3D viewport di Substance Painter, l'oggetto viene aggiornato. Però poi qui, scusate, dobbiamo fare anche il bake della position map. Possiamo farlo da Substance Painter, bake mesh map, deselezioniamo tutte queste che già abbiamo, lasciamo quindi spuntato solo position, qui impostiamo 2K, l'anti-aliasing 2x2, bake matte material. Ok, quindi abbiamo qui adesso tutte le mappe che ci occorrono: normal map, workspace normal, ambient occluso, curvature e position. Facciamo un test buttando all'interno uno smart material. Perfetto. Quindi teniamo sotto occhio le nostre reference per guardare bene come è fatto il materiale. Come abbiamo detto, questo sarà un barile molto danneggiato, con ruggine, graffi, eccetera. Quindi iniziamo creando della vernice rossa. Creiamo un nuovo gruppo, una cartella chiamata vernice, e qui all'interno aggiungiamo un fill layer, lo sposto nella cartella, chiamo questo fill layer base e gli do un colore rosso, questo un po' scuro, abbastanza saturo. Ok, e con lo strumento contagocce posso andare a selezionare anche il colore direttamente da una foto. Poi vado ad aggiustare un po' la roughness, spero che sia un materiale abbastanza riflettente. Qui è utile osservare le reference. Quindi una cosa che voglio fare subito è aggiungere delle variazioni di roughness, quindi seleziono qui add fill layer, poi rinomino questo layer come variazioni di roughness e qui vado a deselezionare tutti i canali tranne quello di roughness ovviamente, e imposto un livello di roughness differente da quello sottostante, e dopodiché aggiungo una black mask. Dopo aver aggiunto la black mask vado qui in add effect, add fill, qui in grayscale vado a caricare una grunge map e scelgo quella che più ritengo opportuna, ad esempio questa. Vedete, qui ho tutta questa serie di parametri, ad esempio posso bilanciare la mappa, posso dargli del contrasto, eccetera. Posso anche un po' scalarla. Ok, allora per visualizzarla meglio possiamo fare in questo modo: andare qui in material e in single channel selezionare roughness, così stiamo vedendo solo il canale della roughness. Quindi possiamo aggiustarla un po', come magari in questo modo, e qui invece stiamo vedendo proprio la maschera. Ritorniamo su material, ok, un po' variando la roughness. Sì, può andare bene. Aggiungiamo un'ulteriore mappa qui, quindi selezioniamo la maschera e dopodiché aggiungiamo un effetto add fill e aggiungiamo un'altra grunge map. Ad esempio possiamo aggiungere qualcosa così, e qui in normal selezioniamo linear dodge add. In questo modo verranno mixate entrambe le mappe. Quindi qui vado a sistemare un po' questi parametri. Ok, M per entrare direttamente nella modalità material, e qui sulla maschera posso anche premere Alt, tasto sinistro del mouse, per visualizzarla nella 3D viewport. Ritorniamo in material quindi, ok,
le variazioni di roughness penso possano andare bene. Però chiedo scusa, la normal map esportata con Marmoset è una normal map OpenGL, però non c'è da preoccuparsi perché possiamo sistemare qui andando in Edit, Project Configuration, e quindi il formato della normal map che avevamo inizialmente impostato come DirectX la dobbiamo quindi cambiare in OpenGL. Qui Select, riselezioniamo il low poly, apri, ok. Ecco, benissimo, adesso ha il formato corretto. Bene, quindi questa cosa si può fare dall'inizio. Sappiamo che Marmoset esporta una normal map OpenGL e quando ci chiede qui, quando facciamo nuovo la normal map, il formato della normal map, selezioniamo OpenGL. Ok, quindi rinominiamo questa cartella vernice e metallo. Adesso quello che voglio fare è aggiungere un nuovo fill layer, qui chiamarlo effetti di bump. Qui nella properties disattivare i canali base color, 8, roughness e metal, perché adesso voglio selezionare un metallo, metal, scrivo qui metal, anzi no, iron. Voglio selezionare questo materiale qui, l'Iron Bumped, e trascinarlo nel canale della normal, e assicuriamoci che qui nell'output selection stia selezionando la mappa normale, e vedete quindi riesco a avere gli effetti di bump dati dalla normal map di questo materiale sul materiale sottostante che abbiamo creato, composto dal materiale base e dalle variazioni di roughness. E questo sicuramente è un effetto interessante, è un modo anche rapido, veloce di aggiungere degli effetti di questo tipo. Adesso aggiungiamo un nuovo fill layer, lo chiamerò metal, e facciamo in questo modo: trasciniamo questo materiale Iron Raw Damaged nella base color, poi assicuriamoci che qui nell'output sia selezionato base color, lo trasciniamo nella metallic, nella roughness, tranne nella 8, perché voglio avere un controllo maggiore su questa mappa. Quindi trasciniamo questo materiale per, come abbiamo detto, la base color, la roughness, la metallic e la normal map. Qui assicuriamoci di selezionare normal, ok, e aggiungo una black mask. Selezioniamo la black mask, questo quadratino nero, e aggiungiamo un generatore. Qui possiamo aggiungere il metal age per ricreare questo effetto interessante tipo di vernice scrostata, e possiamo aggiustare un po' questi parametri, andare a giocare un po' con questi parametri. Ecco, forse visto che qui c'è una ripetizione, si nota il tiling, possiamo in Grange Scale portare questo valore, abbassare un po' questo valore della scala. Quindi dicevo, ho lasciato il canale 8 in modo da poterlo controllare da qui. Possiamo selezionare questo quadratino qui e sul canale 8 qui portiamo un valore negativo per generare questo effetto qui, che posso controllare o con questo slider da qui, oppure posso controllarlo da qui. Cambio da base color a 8 e questo valore qui ho questo range da 0 a 100 che mi controlla l'effetto. Ecco, direi un qualcosa così può andare bene. Perfetto. Ora qui in metal seleziono la maschera, aggiungo paint, e con un pennello che seleziono da qui, selezioniamo il Dirt 2 ad esempio, ridimensioniamolo un po'. Posso ridimensionarlo tenendo premuto CTRL e spostare il mouse a destra e a sinistra, oppure da qui nella scheda brush size, e posso controllare tutta una serie di altri parametri. Quindi
ridimensioniamo il pennello, diciamo per farlo contro il tasto destro del mouse, destra-sinistra, e andiamo a evidenziare alcuni di questi dettagli in questo modo. Qui poi posso dirgli su grayscale il valore da 1 lo porto a 0 e posso aggiungere, vedete, sto praticamente invertendo, ok, riporto questo valore a 1, posso cambiare questi valori da 1 a 0, quindi bianco-nero più velocemente premendo X e continuare quindi a creare questi dettagli. Provo a fare anche qualche graffio, poi aggiungiamo una mappa per fare questo. Quindi aggiungiamo qui, sempre in questa maschera qui, un fill e in grayscale qui scriviamo scratches e utilizziamo ad esempio questa mappa qui, ok, e possiamo andare a bilanciare alcune cose come ad esempio la quantità dei graffi e anche il tiling, la larghezza, la lunghezza eccetera. Facciamo magari graffi un po' più piccolini, non troppo lunghi, ok. Qui ricordiamo di cambiare il blending mode da normal a all like then max oppure linear dodge add per ovviamente visualizzare e mixare le altre mappe sottostanti. Ok, ora aggiungiamo della ruggine, andiamo qui in materials e scriviamo rust e trasciniamo questo rust fine qui. Ora aggiungiamo una black mask e quello che voglio fare è copiare questa maschera qui sotto in questo modo, selezionarla, tasto destro, copy mask, selezionare questa sopra, tasto destro, paste into mask. Vedete, in questo modo la ruggine si depositerà nelle zone che avevamo creato prima dove si vedeva il metallo, perché abbiamo copiato appunto la maschera. E qui possiamo fare delle cose con la ruggine, ad esempio aumentarne un po' il livello e andare a giocare un po' con questi parametri per raggiungere il risultato che più ci può andare bene. Ok, sempre da questo livello qui possiamo anche aggiungere manualmente con un pennello altra ruggine sulla superficie, selezioniamo ad esempio il dirt e vedete possiamo ad esempio aggiungere altre zone di ruggine. Allora adesso qui voglio copiare questo livello, tasto destro
e gli dico duplicate layer e vado a buttare questa maschera clear mask. Ok, e qui in add effect aggiungo un fill layer e vado a scegliere una grunge map, anzi provo a scrivere proprio rust e potrei aggiungere qualcosa, magari di questo tipo qui. Ok, e vado a bilanciarlo un po'. Ora può capitare che la cucitura dell'UV, qui in questo caso, sta interrompendo la continuità della texture e possiamo, però questa è una cosa che andava fatta dall'inizio, selezionare le varie texture che abbiamo aggiunto e qui in projection scegliere triplanar, in questo modo per evitare che ciò accada. Ora creiamo un nuovo materiale per i tappi, selezioniamo add fill layer e chiamiamo questo tappi e voglio fare un materiale dielettrico scuro. Seleziono il colore del base color, aumento il livello di roughness, vorrei simulare un materiale che assomiglia un po', diciamo, alla gomma, e qui cambio in 2D only, seleziono il materiale tappi, aggiungo una black mask e con un pennello, in questo caso anche il basic hard, vado a dipingere sul tappo. Posso anche allargare il raggio, ok, in questo modo qui, e anche sul tappo questo più piccolino qui, in questo modo. Ok, giusto per differenziarli un po'. Torniamo nel 3D only. No, però sinceramente non mi piace così, meglio forse lasciarli dello stesso materiale del barile. Ok, quindi quello che possiamo fare adesso è aggiungere un po' di sporco sulla superficie, quindi aggiungiamo un nuovo fill layer, lo chiamiamo sporco, qui selezioniamo un colore sul giallognolo scuro, molto scuro, aumentiamo il livello di roughness in questo modo qui. Ok, aggiungo una black mask e inizio aggiungendo un generatore dirt in questo modo. Qui ho tutta una serie di parametri con cui posso decidere il livello di sporco, il contrasto, eccetera. Qui posso selezionare grunge amount, ok, in questo modo qui. Benissimo, poi aggiungiamo anche sullo stesso materiale un nuovo generatore, questa volta un curvature, qui, curvature, ok, e il blending mode lo cambiamo in linear dodge, e qui nelle properties di questo generatore alla voce curvature espandiamo questa scheda e in mode selezioniamo cavities, ok, e aggiungiamo anche una texture. Qui use texture, clicchiamo per impostare su true, espandiamo la voce texture e impostiamo l'opacity a 1 e selezioniamo una texture da qui, image input texture, selezioniamo una grunge e scegliamo ad esempio questa qui. Ok, e vedete, questo aggiungerà dello sporco nelle cavità dell'oggetto. Qui anche ho dei controlli sulla curvature, qui huge, big, large mi permettono di avere questo tipo, vedete, di controllo qui. Ok, qui adesso diminuisco un po' l'opacità in questo modo. Benissimo.
Quello che voglio fare è, per lo sporco che abbiamo appena creato, dargli un po' di rilievo, un po' di bump. Quindi lo seleziono e in 8 vado ad aumentare il valore, vado verso un valore positivo, ok, e adesso lo controllo da qui in 8, in questo modo qui, proprio appena appena. Ora quello che possiamo fare è aggiungere un po' di olio, di tipo schizzi, macchie di olio sul barile. Quindi creiamo un nuovo fill layer, lo chiamiamo olio, scegliamo un base color, quindi del colore più o meno dell'olio, mettiamo sul verde, verde giallo molto scuro, in questo modo qui. Quindi adesso aggiungo una black mask, qui add fill, grayscale e scegliamo una grange, vediamo quale potrebbe andare bene. Proviamo questa. Allora intanto qui scelgo triplanar, vedete, per quello che dicevo prima, qui non c'è questa continuità, quindi scegliendo però triplanar riusciamo a risolvere. Quindi impostiamo il tiling a 2, bilanciamo un po' in questo modo, ok. .5, ok, quindi aggiungiamo una nuova mappa, add fill, in grayscale qui scegliamo ad esempio questa qui in blending mode scegliamo light and max oppure linear dodge, no, meglio linear dodge, e poi possiamo un po' bilanciarla in questo modo qui, però voglio ruotarla, quindi la ruotiamo 90, ok, e proviamo a scalarla 2, ok, molto meglio, forse anche 3, ok, con il tiling a 3. Selezioniamo un attimo il livello olio e abbassiamo la roughness in questo modo qui. Adesso aggiungiamo un piccolo adesivo, selezioniamo il primo livello, livello base, e aggiungiamo un layer. Qui add layer, lo chiamiamo adesivo, e qui in alfa selezioniamo questa immagine qui, ci spostiamo in alfa e selezioniamo questa fiamma, la trasciniamo qui, in color selezioniamo un giallo in questo modo qui, decidiamo il livello di roughness e posizioniamo l'adesivo. Poi seleziono la gomma e con il brush dirt vado a creare questo effetto qui, forse un po' troppo, giusto un po', ok, qui e magari qui. Ritorno nella vista prospettica, ok. Quindi abbiamo concluso e questo è il nostro game prop texturizzato. Ora l'ultima cosa che ci resta da fare è andare qui su file export texture
e qui possiamo scegliere tutta una serie di preset per texture PBR Metallic Roughness, per Unity, per Unreal, anche per Blender eccetera, e qui in Output Template abbiamo la possibilità di creare anche delle nostre configurazioni. Per quanto riguarda Blender, esportate una normal map OpenGL. Quindi questo è tutto per oggi. Abbiamo visto come creare un game prop con Blender e fare il baking con Marmoset e texturizzarlo con Substance 3D Painter. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Nella descrizione inoltre troverete tutta una serie di link che vi porteranno a fantastiche risorse che potrebbero tornarvi utili. Grazie ragazzi, alla prossima!